Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Esperienze Agghiaccianti. Nel campo della psicologia, un esperimento proibito è un test che per determinate caratteristiche non può essere realizzato senza comportare gravi conseguenze per i soggetti che vi si sottopongono. Vi siete mai chiesti quali delle vostre doti sono innate e quali invece vengono acquisite grazie al contatto con il mondo circostante, per esempio i propri genitori e la società? Ebbene, per saperlo con certezza dovremmo essere sottoposti proprio ad un esperimento proibito. Parlando in termini chiari, dopo quell'esperienza è probabile che non saremmo neppure in grado di esprimere le nostre idee o di parlare. Ma c'è un momento nella storia dove un esperimento proibito venne effettivamente portato a termine, anche se in modo inconsapevole, potremmo dire. Ecco quindi l'esperimento proibito che divenne realtà. Il cosiddetto Forbidden Experiment, esperimento proibito, è un tipo di test che prevedrebbe il totale isolamento di un neonato, così da capire a fondo quali delle sue caratteristiche sono innate e quali invece sono acquisite, vale a dire determinate dall'ambiente circostante e dalle influenze esterne, per esempio dal contatto con i suoi genitori. Se volessimo determinare quali caratteristiche di un soggetto sono parte esclusiva del suo patrimonio genetico, l'unico modo per saperlo sarebbe quello di isolarlo e osservare la sua evoluzione spontanea. Ma c'è un problema da considerare. In questo tipo di esperimento bisognerebbe offrire al neonato solo il minimo indispensabile per sopravvivere: cibo, acqua, calore, ma non interagire con lui in nessun altro modo. Non bisognerebbe parlargli, mostrargli alcun tipo di sentimento, eccetera. Da lì l'esperimento potrebbe essere modificato in base al tipo di risultato cercato. Per esempio, si potrebbe decidere di privare il neonato di stimoli sensoriali, oppure di evitare il suo contatto con la società o con determinati concetti culturali, eccetera. Certo, i risultati sarebbero estremamente interessanti, ma le conseguenze sul soggetto dell'esperimento semplicemente agghiaccianti. Portarlo a termine sarebbe crudele, inumano e finirebbe per rovinare la vita della persona sottoposta al test per sempre. La cosa più probabile è che il bambino in questione soffrirebbe problemi nel linguaggio, mancanza di empatia e gravissimi problemi psicologici, dai quali con molta probabilità non sarebbe più in grado di riprendersi. Da qui l'idea di un esperimento proibito che nessun ricercatore potrebbe mai portare a termine. Eppure, ci fu un caso nella storia dove una situazione del genere si verificò e i fautori di tale abominazione furono i genitori della bambina, protagonista della nostra storia. Una bimba a cui venne attribuito il nome fittizio Ginny per proteggere la sua identità e che sarebbe stata al centro del conosciutissimo caso Ginny, uno dei più scioccanti tra quelli dei cosiddetti bambini selvaggi, ossia bambini cresciuti lontano dalla società. Ecco come si svolse la sua vicenda. Nel novembre del 1970, in California, una donna entrò in una stazione di polizia, accompagnata da una bambina di più o meno 6 anni. Dopo essersi resa conto di essere arrivata nell'ufficio sbagliato, chiese scusa e fece per andarsene. Fu in quel momento che gli agenti notarono lo strano comportamento della piccola. Camminava in modo goffo, non parlava, il suo sguardo sembrava totalmente assente. Gli agenti chiesero alla donna che cosa le fosse successo e se si trattasse di sua figlia. Fu in quel momento che la donna decise di raccontare la situazione. Quella che si trovava a suo fianco era effettivamente sua figlia, ma non aveva 6 anni, bensì 13. Pesava appena 27 kg, era incapace di raddrizzare braccia e gambe, non poteva masticare ed era muta. La ragione dei suoi problemi era veramente incredibile e il colpevole degli stessi era niente di meno che suo padre. Il padre di Ginny era violento e iperprotettivo. La madre, invece, era totalmente sottomessa e priva di carattere. Convinto che la figlia soffrisse di un ritardo mentale, l'uomo pensò che l'unico modo di mantenerla a salvo fosse quello di isolarla dal mondo.
La maniera in cui decise di farlo, però, è semplicemente da brividi. Quando aveva solo 2 anni, Ginny venne portata in una stanza di casa sua, legata ad un sedile evasino e lasciata lì. Un tormento che sarebbe finito solo 11 anni dopo. Per ordine del padre, a Ginny venivano offerte solo le cure necessarie a mantenerla viva, nulla di più. Quando non era legata al vasino, veniva inserita all'interno di un sacco e fatta sdraiare nella sua culla. Non poteva muovere né piedi né mani. La stanza veniva lasciata per lo più al buio e di giorno l'unica luce che entrava nell'abitazione era quella che passava da una finestra minuscola. La casa era ubicata in una zona molto silenziosa, quindi anche gli stimoli uditivi erano ridotti al minimo. L'alimentavano solo con cereali e qualche uovo. Tra l'altro, il padre aveva stabilito che nessun membro della famiglia dovesse mai parlarle o avere contatto con lei. Quando le portavano da mangiare, la costringevano a terminare in fretta, per ridurre al minimo la loro presenza. La stanza dove Ginny passava le sue giornate era una delle più isolate della casa. Quindi durante la sua prigionia, le uniche parole che sentiva pronunciare erano quelle che riusciva a percepire, in poche occasioni, dette dalla madre o dal fratello. Più spesso, invece, erano le grida del padre a riecheggiare nei corridoi della casa. Se ciò non bastasse, quando Ginny faceva rumore, il padre era solito picchiarla e si dice addirittura che le abbaiasse contro, come un cane. Questa fu l'infanzia di Ginny e la sola vita che conobbe prima di essere liberata. I genitori di Ginny vennero accusati di abuso della potestà genitoriale e suo padre si suicidò lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto comparire di fronte al tribunale. Prima della morte lasciò un biglietto dove scrisse: «Il mondo non capirà mai». Come dicevo, fu grazie alla decisione della madre di fuggire e di allontanarsi dal marito che Ginny venne salvata da quell'incubo costante. Ma la donna ne ebbe il coraggio troppo tardi, quando sua figlia aveva già compiuto 13 anni, e le conseguenze di quella lunga prigionia si rivelarono terrificanti. Le stesse vennero riportate in un saggio scritto da Susan Curtis, A Psycholinguistic Study of a Modern Day Wild Child. Perché, come c'era da aspettarselo, la comunità scientifica si interessò moltissimo al caso di Ginny e volle studiarlo a fondo, per trarre conclusioni che non avrebbero mai potuto essere ottenute grazie ad una normale sperimentazione. Per capirci, Ginny era l'unica bambina che aveva vissuto la situazione più simile a quella richiesta per portare a termine l'esperimento proibito. Ma gli esiti di quell'esperimento involontario si rivelarono peggiori di quanto ci si sarebbe aspettato. Ginny non era in grado di camminare normalmente, non parlava, non masticava. D'altra parte, durante lo studio, Ginny dimostrò un grande interesse per il mondo circostante e per ciò che non aveva mai conosciuto. Cercava il contatto umano e arrivava spesso a non rispettare lo spazio personale delle persone con cui interagiva. Era priva del concetto di regola sociale. Per capirci, se qualcuno teneva in mano qualcosa che attirava la sua attenzione, se ne impossessava senza chiedere il permesso. Quando piangeva o si arrabbiava, si rinchiudeva in un silenzio innaturale, molto probabilmente a causa della regola che le aveva imposto il padre, di non fare mai rumore. Quando si arrabbiava, sputava per terra e si autolesionava. Ma ciò che risultava davvero incredibile era il suo linguaggio, una delle caratteristiche più studiate. Al momento della liberazione, Ginny era in grado di pronunciare solo alcune parole, tali quali «stop it» e «no more», smettila e basta, sicuramente conseguenze di ciò che aveva vissuto. Eppure, nonostante queste limitazioni, Ginny era in grado di comunicare con gesti, vale a dire che aveva sviluppato un protolinguaggio senza l'intervento di nessuna influenza esterna. Questo fatto, però, aveva anche il suo lato negativo. Per quanti sforzi si facessero per insegnare la grammatica e la sintassi, Ginny non fu mai in grado di impararle. Il suo linguaggio aveva regole proprie e dopo così tanto tempo in isolamento ormai era troppo tardi per cercare di cambiarle. Insomma,
Ginny aveva dimostrato quello che si era sempre pensato dell'essere umano, che per potersi sviluppare completamente aveva bisogno di un'infanzia piena, ricca di stimoli ed interazioni, e che in assenza di una fonte esterna da evitare, un bambino può solo giungere ad uno sviluppo intellettuale primitivo. All'età di 13 anni, infatti, Ginny presentava il quoziente intellettivo di un bimbo di 3 anni al massimo. La storia di Ginny è sotto molti punti di vista inaccettabile, incredibile, ma il suo aspetto più agghiacciante è che ancora oggi quella bimba, ormai diventata donna, è il risultato di quello che le fece vivere il padre. Un'infanzia che riproduceva quasi fedelmente le caratteristiche di uno degli esperimenti più spaventosi che l'uomo possa aver concepito, anche solo a livello teorico. Un esperimento proibito che rimarrà tale, soprattutto dopo che una povera bambina abbia dovuto soffrire le conseguenze, per sempre. E voi cosa ne pensate del caso Ginny? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.